Ciao a tutti e bentornati alla Baita. Quella che vedete qui con me è la centrale elettrica portatile con rapporto potenza-peso più performante al mondo, credo. È la EcoFlow Delta Mini. EcoFlow è un'azienda che produce per l'appunto centrali elettriche portatili di varie tipologie e di varia capacità. In questo caso abbiamo una centrale con 882 Wh di autonomia, batteria nickel ossido di cobalto manganese che garantisce 800 cicli di scarica completa per poi ridurre leggermente la sua capacità all'80% dopo questi 800 cicli, che sono veramente tanti. Questo significa che non è che dopo gli 800 cicli la centrale non funziona più, semplicemente si riduce leggermente la sua autonomia. Come vi dicevo, è la centrale elettrica col rapporto potenza-peso più performante al mondo, perché pesa 10 kg, quindi vi garantisco che è davvero molto leggera. È in grado di erogare una potenza nominale di 1400 watt costanti e con la funzione X-Boost di arrivare fino a 2200 watt, che sono veramente tanti. Ora andiamo a vedere più da vicino come è strutturata questa centrale elettrica, quali entrate e quali uscite ha, e poi andremo a fare anche dei test. Cominciamo col vedere la cosa più semplice, il display nitidissimo, come vi dicevo molto semplice e intuitivo, percentuale di batteria residua, proiezione delle ore o minuti che restano alla batteria del nostro power bank, della nostra centrale elettrica portatile, in base all'utilizzo che ne facciamo, quindi avrete anche una stima di quanto potrà durare. Input i watt in ingresso della ricarica, output i watt in uscita delle vostre utenze che utilizzerete. Qua adesso c'è attivata anche la spia della 220 dell'inverter e tutto quello che attivate si vedrà qua visibile sul display. Anche eventuali messaggi di errore, perché questo power bank ovviamente ha ogni tipo di protezione, protezione alle alte temperature, cortocircuito, basse temperature, eccetera, tutto quanto, quindi è uno strumento sicurissimo. Qua sotto invece abbiamo queste 4 porte. Una è la porta Type-C da 100 watt, poi 2 classiche porte USB e poi abbiamo anche la ricarica rapida tramite la porta USB fast charge. Questo è il pulsante di accensione o spegnimento dell'EcoFlow Delta Mini. E qua abbiamo anche la connessione
internet, cioè ci possiamo collegare a un router per utilizzare l'applicazione che dopo vedremo. L'applicazione è secondo me una cosa veramente geniale ed è il tocco di classe per questo oggetto, perché potrete controllarla anche da remoto. Dietro abbiamo la presa per l'accendisigari, attivabile e disattivabile con un clic, due prese da 220, anche queste attivabili e disattivabili con un pulsantino, e qua abbiamo tutte le prese di ricarica in ingresso. Questa è la presa per i pannelli solari o la ricarica in macchina tramite il cavo accendisigari. Qua abbiamo il pulsante di reset per resettare l'EcoFlow Delta Mini, e qua abbiamo l'ingresso per la ricarica a muro. Potrete selezionare tramite questo selettore se fare la ricarica rapida o lenta. Con la modalità di ricarica rapida, la centrale elettrica portatile si ricarica dallo 0 all'80% in un'ora. Cioè è una cosa impressionante, neanche il cellulare si ricarica così velocemente. Quindi in un'ora voi avrete la centrale pronta all'uso all'80%. Questi sono i cavi che ci vengono forniti con l'EcoFlow Delta Mini. Abbiamo questo cavetto jack che io personalmente non ho mai utilizzato, comunque c'è. La presa per la ricarica in macchina tramite l'accendisigari e la presa per ricaricare la centrale tramite la corrente di casa. Quindi vedete, non abbiamo alimentatori né nulla, è un semplice cavo, quindi è molto pratico. Che cosa possiamo far funzionare con questa centrale elettrica portatile? Praticamente tutti gli elettrodomestici di casa. Avete visto che io qua ho utilizzato un bollitore che quindi ha un assorbimento di 1600-1700 watt e non ha avuto nessunissimo problema, ma vi posso anche garantire che l'ho testato abbastanza violentemente, gli ho tirato proprio il collo a questa centrale elettrica portatile, cucinando anche la bellezza di 3 pizze con un fornetto, e non ha avuto nessunissimo problema. Le 3 pizze sono state cotte in circa, penso, una mezz'oretta di utilizzo, e alla fine l'EcoFlow Delta Mini aveva ancora una certa percentuale di ricarica. Comunque adesso faccio scorrere le immagini del video in cui vedrete la preparazione di queste pizze. Però siccome volevo fare ancora un test più cattivo, allora l'ho portato a casa e ho provato il test della lavatrice, quindi vediamo assieme il test della lavatrice. Siamo pronti per il test della lavatrice. EcoFlow Delta Mini al 100% di ricarica, già collegato. Adesso attivo l'uscita della 220 e seleziono un lavaggio non semplicissimo, bensì un lavaggio a 40 gradi, un lavaggio abbastanza lungo e quindi con una temperatura già, diciamo, intermedia. Quindi sappiamo che lo sforzo maggiore che richiederà la lavatrice all'EcoFlow sarà durante la fase di riscaldamento dell'acqua, questo lo so già, quindi l'assorbimento maggiore sarà in quel momento. Il discorso è che questo, essendo un lavaggio lungo, dovremo anche verificare se la capacità del nostro EcoFlow Delta Mini sarà sufficiente per sostenere un lavaggio completo. Facciamo partire intanto. Faccio partire anche un cronometro. Vedete che l'assorbimento comincia a salire fino all'incirca 400 watt. Ok, stiamo iniziando a spingere sul serio adesso, si vede che la lavatrice sta riscaldando l'acqua, vedete 1700, 1400, oscilla tra i 1700 e i 1400 e qualcosa watt. Ha avuto anche un picco poco sotto i 2000. Questa è la durata residua. Se andasse avanti a questo ritmo
la batteria dell'EcoFlow durerebbe 25 minuti. Ovviamente è un'altalenanza di assorbimenti, quindi questa è la proiezione calcolando questo consumo. Abbiamo appena finito la fase di lavaggio e infatti siamo passati al risciacquo e guardate quanta energia assorbito, siamo al 19%, abbiamo un 19% residuo che ci dovrà bastare per tutto il resto, ma vedete con un 19% a bassi consumi si può viaggiare per qualche ora ancora potenzialmente. La fase più difficile è stata superata, vediamo se riusciremo a concludere la centrifuga e tutto quanto. Abbiamo appena concluso il lavaggio a 40 gradi, è passata poco meno di un'oretta, abbiamo un residuo di batteria del 14%, quindi direi test assolutamente passato. Ed è veramente incredibile quello che è riuscito a fare questo piccoletto. Il test della lavatrice è passato alla grande, però mi stavo dimenticando di dirvi che ovviamente insieme ai cavi ci sono anche i cavi per la ricarica tramite pannelli solari, i due MC4 con il suo jack in ingresso. Questa centrale elettrica portatile può essere ricaricata con qualsiasi pannello fotovoltaico fino a un massimo di 300 watt, 11,75 volt, 10 ampere massimo. Questi sono dati fondamentali, quindi dovete avere un impianto di questo genere. EcoFlow produce anche dei pannelli fotovoltaici portatili, veramente molto pratici. Adesso andremo ad aprirli, a fare un breve test di questi pannelli fotovoltaici all'esterno, anche se purtroppo la giornata è nuvolosa, avremo ovviamente poca ricarica, ma comunque potremo vedere un pochino la rapidità con cui si possono piazzare e spostare, orientare in base alla direzione del sole. Ecco, questi sono i pannelli fotovoltaici dedicati, sono quelli della EcoFlow, i pannelli portatili. Come vedete sono molto piccoli, leggeri, sono piegati, sono due pannelli da 110 watt, ci sono varie tipologie di pannelli solari portatili, questi sono due da 110 per un totale di 220, questo può caricarsi fino a 300, quindi potevamo anche spingere qualcosina di più. Adesso proviamo ad aprirli e a piazzarli, vedere come funzionano e li collegheremo in serie, è semplicissimo. Il collegamento in serie di due pannelli fotovoltaici è semplicissimo, non si tratta altro che di collegare maschio e femmina di due pannelli e poi all'estremità avremo maschio e femmina, positivo e negativo, che andremo a collegare ai connettori MC4 che andranno in ingresso al Delta Mini. Ecco fatto, adesso colleghiamo alla centrale. Adesso ovviamente abbiamo un valore di ricarica che è estremamente oscillante perché il sole fa capolino tra le nuvole, quindi in questo preciso momento abbiamo 58 watt, prima ne avevamo 120, in base al sole avremo una certa potenza di ricarica. Settimana scorsa avevo fatto un test con un singolo pannello
perché non mi era arrivato ancora il secondo, e sono riuscito a raggiungere 95 watt in ingresso tranquillamente, quindi diciamo che 190 watt in ingresso in inverno sono facilmente raggiungibili con questi due pannelli solari. Il bello è che potrete poi anche orientarli come vi pare, e quindi potrete inseguire il sole per tutto l'arco della giornata. Ok, non ci resta altro che fare un giro all'interno dell'applicazione, che secondo me è un altro dei punti di forza di questa centrale elettrica portatile, perché per me, ad esempio, che non sono qui tutti i giorni, avere la possibilità di controllare da remoto la centrale elettrica è un bel vantaggio, perché mi permette di gestire l'energia residua ed eventualmente di attivare alcuni apparati durante la settimana mentre io non ci sono, come possono essere magari anche dei scacciaroditori ad ultrasuoni che proverò per esempio l'anno prossimo, o altre cose, anche soltanto il frigorifero, gestire i consumi del frigorifero. Allora, entriamo all'interno dell'applicazione, vedete qua c'è il mio Delta Mini, si vede subito la percentuale di carica residua. Entriamo nella schermata principale e vediamo che sopra abbiamo un disegno del nostro EcoFlow Delta, di fianco c'è la temperatura, la percentuale di batteria residua e la stima della durata dell'autonomia della centrale elettrica per i prossimi giorni, per le prossime ore. Ingresso e uscita, possiamo monitorare gli ingressi, quindi la carica in ingresso tramite pannelli solari, e qua sotto vedremo un grafico, altrettanto con l'uscita. Potremmo attivare la funzione X-Boost e anche le uscite come la 220 per esempio, o la presa per l'accendisigari. Vedete, in questo caso è attivata, dietro qua si è illuminata. Ora si è spenta. Possiamo anche monitorare le prese USB, quali sono attive, e poi andando sulla pagina delle impostazioni possiamo fare tutta una serie di personalizzazioni che sono molto comode. Possiamo selezionare per esempio il livello di scarica carica. Per esempio, se vogliamo ottimizzare la durata della batteria, sappiamo che dobbiamo stare nel range fino, mi pare, all'80% se vogliamo farla durare il più possibile. Quindi possiamo impostare una percentuale di scarica massima al 20% e carica massima all'80%. Possiamo regolare anche la velocità della ricarica rapida. Possiamo anche regolare l'amperaggio della presa accendisigari della macchina, attivare o disattivare il segnale acustico che sentiamo sulla centrale. Ecco. Attivare un timeout dell'unità, cioè una programmazione di spegnimento della unità, che può essere mai, nel mio caso l'ho lasciata sempre accesa e la spengo io, oppure 12, 6, 2 ore, 30 minuti. Stessa cosa possiamo fare col timeout dello schermo. Come vedete il mio display si spegneva perché ho impostato un timeout di 1 minuto, sempre per evitare di consumare energia inutilmente, no? Potete selezionare 10, 30 secondi fino a 30 minuti, oppure anche mai, lasciandolo sempre attivo. Questa è una funzione molto importante secondo me, il timeout dell'inverter, delle prese della corrente, della corrente alternata, la 220. Quindi questo timer può essere selezionato dalle 2 alle 24 ore. Se selezionate, non so, 2 ore, dopo 2 ore automaticamente l'inverter staccherà, si spegnerà, evitando di far consumare energia inutilmente al Delta Mini. Possiamo anche selezionare mai, volendo. Possiamo fare gli aggiornamenti del firmware. Io ad esempio ho aggiornato recentemente il firmware, quindi EcoFlow sicuramente
fornisce degli aggiornamenti costanti quando vengono apportate delle modifiche o delle migliorie all'unità. È un'applicazione molto semplice ma molto utile. La cosa che a me piace di più è la possibilità ovviamente di poter attivare le uscite come l'uscita della corrente alternata da remoto, da casa, e poter monitorare quanta percentuale di ricarica mi rimane, in modo che quando verrò qui in baita saprò cosa trovarmi, ecco, senza trovare sorprese, e per gestire tutto quello che voglio utilizzare da remoto. Si collega semplicissimamente ad un router. Io ad esempio, nonostante sono in montagna, ho un piccolo router con una SIM col segnale telefonico e funziona benissimo. Conclusioni e considerazioni riguardo a questo EcoFlow Delta Mini. Beh, come sapete, queste centrali elettriche portatili mi entusiasmano molto, sono veramente innovative e interessanti. Questa in particolare è veramente un piccolo concentrato di tecnologia, anche il fatto che abbia l'applicazione controllabile da remoto la rende veramente unica. La sua portatilità è il suo punto di forza, e l'erogazione della potenza insieme alla portatilità fanno sì che questo prodotto possa essere utilizzato ovunque. Quindi potrete utilizzare un flessibile, uno strumento, un elettroutensile anche con assorbimenti rilevanti in qualsiasi luogo. Ovviamente la capacità è un po' limitata, però se avete bisogno di una capacità maggiore ci sono i suoi fratelloni maggiori che potrete vedere sul sito. Infatti vi lascio qui in descrizione il link del sito di EcoFlow, così potrete dare un'occhiata a tutti i loro prodotti. Il prezzo, come tutte le centrali elettriche portatili, non è proprio basso, dovrebbe stare intorno ai 1.000 euro questa centrale elettrica portatile. Dobbiamo sempre considerare che abbiamo dentro delle batterie al litio, un inverter di un certo tipo, come questo, che ha dei picchi fino a 2200 watt con la funzione X-Boost, un regolatore di tensione, il sistema di collegamento al router per la connessione da remoto, il controllo da remoto. Quindi la qualità sicuramente è elevatissima di questo oggetto. Probabilmente qualche volta lo potete trovare in offerta, infatti oggi stavo dando un'occhiata, era in offerta, mi pare dovrebbe stare sulle 850 euro. Comunque tenete sempre d'occhio il sito. Il prodotto, i soldi che spendete li vale tutti. Sono veramente molto soddisfatto di questo prodotto. A chi lo consiglio? Lo consiglio ovviamente a chi ha una baita anche magari in luoghi particolarmente remoti, in modo che magari potrete portarlo su per la stagione e riportarlo giù in inverno, utilizzarlo magari anche a casa. Chi ha un camper, una barca, a chi piace fare campeggio, e chi più ne ha più ne metta, insomma, è un prodotto che è molto versatile. Credo di avervi detto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo piccoletto ma veramente potente. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, alla prossima!